La rivoluzione bianca avvenne in Iran tra il 1963 e il 1979 e consisteva in una serie di riforme modernizzatrici promosse dallo Shah Reza Pahlavi al potere in Iran sin dal 1941. Negli anni 70 fu soprannominata la rivoluzione dello Shah e del popolo, anche se in realtà questa serie di riforme furono imposte allo Shah dal presidente americano John Kennedy per scongiurare il pericolo di una rivoluzione comunista. Kennedy, che era stato eletto presidente negli Stati Uniti 2 anni prima, ovvero nel 1961, riteneva infatti che l'arma migliore per contenere il comunismo nel mondo fosse incentivare le riforme liberali. Ed è per questo che, una volta insediatosi alla Casa Bianca, offrì allo Shah 85 milioni di dollari affinché scegliesse ministri liberali e avviasse un percorso di modernizzazione dell'Iran sul modello occidentale. I punti cardine di questa rivoluzione erano una riforma agraria, la privatizzazione delle industrie di proprietà dello Stato, la riforma del sistema educativo con la creazione del cosiddetto esercito del sapere e l'emancipazione delle donne. Per lo Shah, che avviò la rivoluzione bianca con grande entusiasmo, queste riforme avrebbero cambiato per sempre il volto dell'Iran, annunciando che il futuro sarebbe stato più glorioso del passato, che il tenore di vita in Iran avrebbe presto superato quello europeo e che nell'arco di una generazione l'Iran sarebbe diventato il quinto paese più potente al mondo, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina e Giappone. In realtà era opinione condivisa, sia in Europa che negli Stati Uniti, che lo Shah fosse un megalomane ed infatti l'effetto più concreto che ebbe la rivoluzione bianca fu quello di spianare la strada alla rivoluzione islamica nel 1979. La riforma agraria fu comunque il pilastro della rivoluzione bianca. Sin dagli anni 20 del Novecento si era iniziato a discutere di una riforma agraria, ma nulla era stato fatto in concreto, vista la ferma opposizione dei latifondisti iraniani. Nel secondo dopoguerra, invece, agli albori della guerra fredda, il governo statunitense favorì la distribuzione della terra nei paesi alleati, tra cui l'Iran. Si trattava di una politica portata avanti in chiave anticomunista, concedendo il diritto di proprietà su un appezzamento di terreno a coloro che li coltivavano, in modo da scongiurare una rivoluzione. In Iran, tuttavia, centinaia di migliaia di persone appartenenti alla classe media avevano investito nei decenni precedenti i propri risparmi nell'acquisto di terreni, oppure capitava che li avessero ereditati. Pertanto, la distribuzione della terra ai contadini li danneggiò, provocando aspre rivolte tra il 1961 e il 1963. In buona sostanza, con la riforma agraria, lo Shah riuscì ad accattivarsi le simpatie dei contadini, che ricevettero la terra, ma si inimicò la classe media e gli ulema, che erano anch'essi proprietari terrieri. I mezzadri, ovvero i contadini che lavoravano la terra, acquisirono così degli appezzamenti di terreno, anche se nella maggioranza dei casi si trattava di appezzamenti troppo piccoli per poter garantire l'autosostentamento di un'intera famiglia. Per questo motivo, infatti, la riforma agraria, seppur ambiziosa, non fu un vero e proprio successo. La riforma educativa fu un altro tassello della rivoluzione bianca. Durante questo periodo il numero di istituzioni finalizzate all'istruzione aumentò di 3 volte. Le iscrizioni alle scuole materne passarono da 13.000 a 222.000, quelle alle scuole elementari passarono da 1,6 milioni a 4 milioni, alle scuole secondarie da 370.000 a 741.000 e infine le iscrizioni all'università passarono da circa 24.000 a 145.000. Venne anche creato un organismo per l'alfabetizzazione che contribuì ad elevare la media degli alfabetizzati dal 26 al 42%. Molti investimenti vennero fatti anche nel settore sanitario, con un grandioso aumento di medici e infermieri, nonché di ambulatori e di posti letto in ospedale, che contribuirono all'eliminazione di carestie ed epidemie infantili, incrementando la popolazione complessiva, che quasi raddoppiò dal 1956 al 1976. Le riforme dello Shah prevedevano anche maggiori diritti per le donne, provocando ovviamente l'opposizione del clero conservatore. Nel 1963 fu riconosciuto alle donne il diritto di voto e di concorrere per le cariche elettive. La riforma del diritto di famiglia del 1967 introdusse invece numerose misure su matrimonio, divorzio e custodia dei figli. L'età minima per contrarre matrimonio venne elevata a 15 anni, mentre per il velo, anche se non fu mai proibito esplicitamente, il suo uso nelle istituzioni pubbliche iniziò ad essere scoraggiato.
In poche parole, il prototipo femminile iraniano era sempre più simile a quello occidentale. Tutte queste riforme non furono prive di conseguenze sul piano sociale, che fu essenzialmente stravolto, delineando una nuova società. Le riforme produssero infatti una complessa struttura di classi sociali. All'apice c'era la classe alta, formata da una ristretta cerchia di famiglie legate alla corte dei Pahlavi, costituendo una sorta di elite privilegiata, che nel complesso rappresentava solo lo 0,1% della società iraniana, ma che era in possesso di buona parte delle ricchezze del paese. La classe media era invece più eterogenea e costituiva circa il 23% della popolazione. Questa era formata per lo più dalla piccola borghesia di stampo tradizionale, in particolare commercianti dei bazar e proprietari di aziende agricole. Vi era poi una classe media più moderna, composta da impiegati, funzionari e studenti universitari. Infine vi erano le classi inferiori, che costituivano ben il 77% della popolazione. Anche la classe inferiore si divideva in una classe lavoratrice più tradizionale e rurale e una classe lavoratrice più moderna e urbana. Proprio in questa fascia sociale emerse sempre di più il risentimento nei confronti del regime, in quanto le riforme allargarono il divario tra chi aveva e chi non aveva nulla. La rivoluzione bianca era stata infatti pensata per filtrare la ricchezza verso il basso, ma nella pratica la ricchezza tendeva a fermarsi in alto, tanto che negli anni 70 l'Iran aveva una distribuzione del reddito tra le più diseguali del terzo mondo. Il malcontento, tuttavia, non era solo questione delle classi più povere, ma aveva una portata ben più ampia, in quanto la rivoluzione collideva in modo palese con gli interessi del clero sciita, ben avverso alle spinte modernizzatrici dello Shah. La stessa riforma agraria colpì in primo luogo il clero iraniano. Molti ayatollah erano infatti proprietari terrieri e perdere i propri latifondi significò per loro perdere parte della propria autonomia. Dopotutto, l'intera rivoluzione bianca rappresentava, anche sul piano culturale, un vero e proprio programma di delegittimazione del clero sciita, tanto che lo Shah disse pubblicamente nel 1963 che il clero rappresentava un ostacolo al progresso del paese. Oltre alla riforma agraria, anche la riforma dell'istruzione, che si basava su una secolarizzazione dell'insegnamento, minava gli interessi del clero. Con la campagna di alfabetizzazione, lo Shah entrava infatti in contrasto con gli esponenti religiosi, in quanto li privava della loro missione di formazione delle generazioni più giovani. Altrettanto pericolosa per i religiosi era l'emancipazione femminile, decisamente in contrasto con la visione della donna secondo il clero sciita conservatore. L'emancipazione femminile in realtà ebbe risultati visibili quasi esclusivamente nelle città e tra le donne delle classi più agiate, che rappresentavano comunque una netta minoranza. Nelle campagne continuavano ad essere per lo più analfabete e subordinate all'uomo, e in questo contesto l'unico criterio identitario in cui continuavano a riconoscersi era la religione nella sua versione più tradizionale. Il clero iraniano iniziò quindi a interrogarsi sull'atteggiamento da tenere nei confronti dei processi di modernizzazione promossi dallo Shah. Le manifestazioni più accese contro la rivoluzione bianca si ebbero nel 1963, alla cui guida vi era l'Ayatollah Khomeini, che nel 1979 guidò la vittoriosa rivoluzione islamica, trasformando le tensioni sociali in radicalismo politico e religioso. Nel complesso, la rivoluzione bianca fu un grande errore di valutazione dello Shah e dell'amministrazione americana che la suggerì. Pensata per prevenire la rivoluzione comunista, spianò invece la strada alla rivoluzione islamica.